Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Questo è il mio primo video domanda e risposta. Settimana scorsa vi ho chiesto di farmi un po' di domande e di togliervi qualche curiosità sul mio conto. Mi avete fatto delle domande talmente carine e talmente belle che ho deciso di farne un video. Prima vediamo la sigla però. La prima domanda mi appassiona tantissimo. Hai intenzione di fare altri video sui viaggi? Assolutamente sì. Ho intenzione di aprire una rubrica dedicata ai viaggi. Si chiamerà V di viaggi perché VD sono le mie iniziali, quindi sono molto felice e non vedo l'ora di condividerla con voi. Tu parli francese? Sì, io parlo francese, l'ho imparato quando ero una bambina. Mio papà è madrelingua francese, per cui è stato un po' automatico l'imparare questa lingua qua. È un po' di anni che non lo parlo e questo mi dispiace molto, quindi un pochettino l'ho perso, però insomma è comunque una lingua che mastico abbastanza. Vi racconto questo aneddoto. Stavamo tornando dalla Corea e abbiamo fatto scalo a Parigi, abbiamo dormito una notte lì nell'hotel dell'aeroporto. E sono andata alla reception e ho chiesto al tipo, che si chiamava Pierrick, ho chiesto al buon Pierrick se ci dava la camera che avevamo prenotato e già pagato. Gliel'ho detto in francese. No, io volevamo savoir. No, io volevo savoir l'Idris. E lui ha fatto finta di non capire, oppure non ha capito davvero, magari sono davvero scarsa in francese. E, mi ha presentato il conto della camera da pagare, quindi poi gliel'ho detto in inglese e mi sono rassegnata. Evidentemente non parlo il francese che si parla a Parigi. Se non giocassi a pallavolo, quale lavoro vorresti fare? Ci sono tantissimi lavori in realtà che mi piacerebbe fare, ho tantissime passioni e tantissimi hobby. Se mi seguite sui social lo sapete perché mi piace anche condividerle. Mi piacerebbe moltissimo lavorare nel mondo dello spettacolo, della televisione, oppure magari, che ne so, diventare una musicista o una pittrice, non so. Nel frattempo studio anche marketing. Tu a volte russi? Questa è una domanda che mi fa spaccare dal ridere, veramente, è super esilarante. Allora, io dal canto mio vi dico assolutamente no, non russo. Ovvio, non è molto elegante come cosa. Però se lo chiedete ad Antonio Marco potrebbe avere un parere discordante dal mio. Però sapete, io sono un soggetto allergico, quindi in primavera, magari con il naso tappato, è facile. Non diteglielo che l'ho detto. Da quanti anni giochi a pallavolo? Questa è una domanda che più passano gli anni più si rivela scomoda perché potrebbe rivelare la mia età. Io gioco a pallavolo da 22 anni, è un po' tanto, sì, lo so, me ne rendo conto, però dai, se fai una cosa che ami in realtà il tempo passa in fretta. Cosa provi quando giochi? Questa è una domanda molto carina, mi piace tantissimo. Si provano tantissime emozioni quando si gioca. Si possono provare sia che si gioca ad alto livello sia che si gioca a livello amatoriale. Non è per forza detto che ci si goda l'esperienza da sportivo solo se giochi ad altissimo livello. In realtà non è così, perché l'adrenalina di prima di entrare in campo, la gioia di una vittoria, la rabbia di una sconfitta, queste sono tutte emozioni che lo sport ti dà e che ti rimangono impresse e a volte ti danno anche la dipendenza. Tornassi indietro, andresti ancora in Corea? Assolutamente sì. È stata un'esperienza incredibile e ho deciso di farla per 2 anni di fila. Quindi questo spiega molto di quanto mi sono goduta vivere in terra straniera e proprio in Corea. Ti piace il calcio o solo la pallavolo? Questa è una domanda molto italiana. In Italia si vive tantissimo di calcio. Devo dire che non sono una super appassionata, ma sto cercando di avvicinarmi un po' perché è comunque uno sport, che richiede sacrifici tanto quanto il mio. Forse è un po' più pagato, lo devo ammettere, però devo dire una cosa che mi fa un po' vergognare: io vivo vicino a San Siro e non ci sono mai entrata, quindi penso che sia ora di rimediare.
la cosa più bella che ti ha insegnato il tuo sport. Il mio sport mi ha insegnato veramente tantissime cose, mi ha insegnato molti valori che si riflettono poi sulla vita reale, perché comunque certo uno gioca a pallavolo, è in un campo di 81 metri quadrati, però la cooperazione, l'importanza di essere sempre focalizzati sul proprio obiettivo in realtà sono cose che anche nella vita possono servirci assolutamente, ed è per questo che consiglio a tutti, anche i ragazzini, di fare sport. Concludiamo con le ultime 2 domande sulla vita privata. La prima: da quanto sei fidanzata? Allora, che sopporto Antonio Marco, no, sto scherzando, dai, è una coccola. Sono 4 anni e mezzo che sono fidanzata. In realtà il tempo sta volando, veramente, non me ne accorgo neanche. Dov'è Marco Antonio? Ragazzi, si chiama Antonio Marco, io lo so che è un po' atipico come nome, però è qui dietro la telecamera e vi osserva. L'ultima domanda, che ragazzi io l'ho messa per ultima perché me l'avete fatta un sacco di occasioni, mi chiedono sempre, anche quando vado in giro: quanto sei alta? Ma sul serio, ma lo sapete quanto sono alta? Ma c'è scritto ovunque, appena dici Valentina, tutti sanno quanto è alta. Ma basta, veramente, non dite. Vi do un consiglio: se incontrate una ragazza o un ragazzo alti, non chiedetegli quanto sei alto, che tempo fa lassù, ma ti hanno innaffiato i piedi quando eri piccolo, ma cosa ti dava da mangiare tua mamma? Tutte queste cose qua, cioè, no, raga, no. Comunque, sono alta 2,2 metri, ve lo dico lo stesso, magari non lo sapevate davvero. Detto ciò, questa era l'ultima domanda, grazie mille per essere stati con me in questo video, ci vediamo nel prossimo e io spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatevi un commento, un like, e se non l'avete fatto iscrivetevi, raga, mi raccomando. Un bacione e alla prossima. Mi stanno chiamando i miei gatti che sono un po' in polemica oggi. Ciao!